Beh, è finalmente arrivato il momento di parlarvi un po' più nel dettaglio del Club Sport Pneumatic Tabac 39, dopo averlo provato con grande soddisfazione al polso per qualche giorno e averne potuto assaggiare e constatare l'essenza di questo orologio, l'essenza essenziale, perdonate il gioco di parole, ma che vi spiegherò tra pochissimo. Intanto lanciamo la sigla così da introdurre questa nuova puntata. Iniziamo. Insomma, avrete capito dal mio sorrisino iniziale che questo Club Sport Pneumatic mi ha convinto. E mi ha convinto perché si tratta di un orologio molto particolare, per quanto essenziale, ma nella sua semplicità per me estremamente completo, il che lo rende un orologio quasi perfetto. Consentitemi il quasi, non credo che orologi perfetti ce ne siano davvero, ma ci sono alcune cose che si avvicinano alla perfezione cosiddetta, anche grazie non soltanto alla ricercatezza o ai contenuti tecnici, ma ad un insieme di elementi che lo rendono un orologio quasi perfetto. Come in ogni famiglia che si rispetti, c'è sempre un preferito, il cocco di mamma e di papà. Forse non è bello dirlo, però non mi nascondo dietro un dito, come dico spesso. Certo, nel catalogo Nomos, ma anche negli orologi che abbiamo recensito, come proprio lo Zurich Wartime e come il Club Campus, ci sono delle magnifiche alternative che potrebbero benissimo stare in una collezione e affiancarsi in maniera tale da rendere molto varia anche la scelta. Lo Zurich Wartime, per esempio, è un bellissimo ore del mondo di manifattura. Il Club Sport Pneumatic 39 Tabac però di questa recensione, è un orologio particolarmente bello e che mi ha particolarmente convinto per quelli che sono i suoi elementi, quelle che sono le sue caratteristiche principali, a partire per esempio dal suo spessore. Ha uno spessore molto contenuto, è un orologio sottilissimo ed è anche bellissimo per come si completa con il suo bracciale a maglia Oyster, ed è sottile quanto il Club Campus, nonostante il Club Sport di questa recensione sia in realtà un orologio automatico con all'interno il bellissimo calibro di manifattura Nomos DUV 3001 e sia un orologio impermeabile 200 metri, nonostante la corona a pressione che per esempio è presente anche sul Club Campus, ma che è resistente soltanto 100 metri, nonostante praticamente si tratti quasi della stessa cassa. Naturalmente non può essere la stessa cassa, però la bellezza e le linee molto Nomos del Club Campus vengono riprese proprio in questo Club Sport, a partire appunto dallo spessore, ma anche con riferimento alle anse, che sono molto curve e che vestono perfettamente il polso, nonostante siano delle anse un po' allungate rispetto al normale. Queste anse infatti al calibro sono da 49 mm contro per esempio i classici 47 mm, pensiamo per esempio a un classico sub di Rolex, ma grazie alla loro curvatura abbracciano perfettamente un polso esile anche come il mio, da 16,5 cm, anche se c'è da dire che nella famiglia Club Sport Pneumatic è possibile per esempio scegliere altri quadranti come il bellissimo verde al polso del mio amico Claudio, che ha un diametro invece più piccolo, ancora più contenuto, ancora più elegante, da 37 mm. La bellezza di questo orologio passa anche dal bracciale. È un orologio che non costa poco, 2.820 euro, ma che sono ampiamente giustificati da quelli che sono i contenuti estetici e tecnici di questo orologio. Ad esempio il bellissimo bracciale da 20 mm e che rastrema a 18 mm, un classico bracciale Oyster perfettamente rifinito e che aggiunge anche la particolarità, ad esempio, di questa magnifica chiusura, questa magnifica clasp, che è un disegno originale di Nomos, non è la solita clasp di fornitura che si potrebbe trovare su tanti bracciali magari proprio a maglia Oyster. Disegno originale così come lo si vede anche nei finali di questo bracciale, che si adattano perfettamente alla cassa di questo Club Sport, e per i più curiosi in realtà
Vi mostro anche che questo stesso bracciale è compatibile anche con il Club Campus da 38, quindi il bracciale del Club Sport da 39 si adatta perfettamente anche al Club Campus da 38, ma questo è un altro discorso. Insomma, volevo soddisfare la curiosità di tanti di voi che mi hanno chiesto su Instagram di rispondere a questa domanda, di fare questa prova. E come potete vedere nel confronto proprio con il Club Campus, il Club Sport Tabac è praticamente lo stesso orologio, o almeno sembra lo stesso orologio, ma con tante caratteristiche in più. Innanzitutto è un 39 mm rispetto al diametro del Club Campus da 38 mm, ma come vi dicevo ha praticamente lo stesso spessore e mutua anche la forma della cassa e delle anse, nonostante all'interno batta, come dicevamo, un calibro automatico di manifattura Nomos 3001 rispetto invece al Club Campus, dove all'interno c'è un calibro sì di manifattura Nomos, tra l'altro molto bello e molto esclusivo, ma manuale, il che naturalmente contribuisce a rendere più sottile l'orologio, se non fosse che Nomos è in grado nello stesso spessore di metterci anche un calibro automatico. Per il resto naturalmente cambiano anche quelli che sono gli elementi estetici di questo orologio. Rispetto al Club Campus questo orologio ha un quadrante Soleil, come potete vedere marrone, è il mio colore preferito attualmente, è veramente un quadrante eccezionale. Pare anche avere un antiriflesso meglio applicato sul vetro, anche se in realtà nel Club Campus probabilmente il colore Blue Purple contribuisce a far vedere maggiormente dei riflessi che invece nel quadrante Soleil del Tabac non si vedono. E poi, come dicevamo, il Tabac ha una cassa da 200 metri di impermeabilità nonostante la corona a pressione, contro i 100 metri invece del Club Campus. 100 metri che naturalmente sono più che soddisfacenti per un orologio everyday, però c'è da dire che il Club Campus viene venduto con un cinturino in pelle al prezzo di 1.400 euro di listino al netto di eventuali sconti, contro i 2.820 euro del Club Sport Pneumatic Tabac 39, che però, come vi dicevo, oltre a essere venduto con il suo bellissimo bracciale, ha anche delle caratteristiche estetiche e tecniche per me di assoluto rilievo. Il calibro, come vi dicevo, è il 3001 di Nomos e che volevo indubbiamente farvi vedere più nel dettaglio in questa recensione, perché grazie al suo fondello trasparente in vetro zaffiro, è possibile ammirarlo nella sua interezza, e anche se normalmente negli orologi non mi cambia molto vedere o non vedere il calibro, anche perché molto spesso siamo abituati a dei calibri che possono tranquillamente essere dimenticati o comunque dei calibri trascurabili, nel caso di Nomos, così come abbiamo già visto nello Zurich Wartime, anche in questo Club Sport Pneumatic è un calibro onestamente da ammirare. Calibro che tra l'altro ho avuto modo di testare sul crono comparatore nel nostro piccolo laboratorio di TOC e che si comporta, come potete vedere voi stessi, in maniera egregia, con uno scarto giornaliero tra i -3 e i -4 secondi, cosa normalissima su un calibro di questa portata e che comunque è molto vicino anche alla marcia di un Rolex ad esempio, ma anche, come potete vedere, con un'ottima amplitudine e un bit error praticamente prossimo allo zero. Si tratta di risultati molto validi per un calibro di manifattura. Ma ho esordito in questa recensione dicendo che alcune volte alcuni orologi rasentano la perfezione. Come dicevo, naturalmente si tratta di un eufemismo, è retorica, nessun orologio sarà mai perfetto e alcuni saranno più perfetti di altri. Però ci sono alcuni elementi che messi assieme possono rendere un orologio indubbiamente migliore di altri o comunque più soddisfacente di altri. Per me è il caso di questo Club Sport Pneumatic per una serie di ragioni. La prima è che si tratta di un orologio bellissimo a un prezzo assolutamente giusto per quelli che sono i suoi contenuti tecnici ed estetici. È completato da un bracciale bello e di design, ha una cassa tipicamente Nomos, le sue anse che sono tipicamente Nomos, per quanto possano far storcere il naso a qualcuno, io le reputo invece una bellissima firma della manifattura, e a me le firme piacciono tanto, ma sono anche costruite in maniera razionale proprio
proprio per avvolgere qualsiasi polso, anche quelli più esili come il mio, come abbiamo detto, da 16,5 cm. In più è un orologio automatico, uno di quegli orologi che, come piace a me, lo si mette al polso e lo si può dimenticare. Certo, il feticcio di dover caricare ogni mattina il proprio orologio manuale è comunque qualcosa sempre molto apprezzato dagli appassionati e anche da me. Però caratteristica essenziale per un everyday watch, come lo intendo io, è quello invece di essere un orologio da mettere al polso e da lasciare lì per mesi o per settimane, per chi lo cambia più spesso, ma sapere di avere un orologio preciso e sempre pronto al proprio polso. In più è un 200 metri, perfetto per un everyday watch, così da tenerlo al polso sempre, anche grazie al bracciale, anche sotto la doccia o una giornata di diluvio come quelle invernali che stiamo vivendo proprio in questi giorni. È bellissimo, ma qui sono gusti soggettivi, però per me questo colore e questo quadrante marrone sono fantastici. E c'è anche l'ultima caratteristica che io reputo molto interessante: è un orologio bello, esclusivo, di manifattura, ma è anche un orologio che si può indossare tranquillamente un po' dappertutto, e credo che oggi questa possa essere una caratteristica che un appassionato valuta quando decide di fare un acquisto e di mettere in collezione un nuovo orologio. Se proprio dovessi trovare un difetto a questo orologio, posso dire che per un bracciale così bello, così ben realizzato, la scelta di non utilizzare delle maglie a vite, ma piuttosto con dei pin a pressione, poteva essere forse diversa. C'è da considerare in ogni caso che non si tratta di semplici pin a pressione, ma sono dei perni che vengono invece utilizzati anche in altri orologi, come per esempio, udite udite, il Patek Philippe di Nautilus oppure anche il Royal Oak di Audemars Piguet. Sono dei perni un po' particolari che in ogni caso però rendono un po' più difficoltosa la messa a misura del bracciale, anche se c'è da considerare che una volta rimosse le maglie necessarie, come nel mio caso, poi la regolazione anche attraverso i fori di micro regolazione all'interno della clasp sarà molto semplice. Questo grazie agli sganci rapidi sia dei finali del bracciale ma anche del finale all'interno della clasp, che consentirà appunto di spostare il bracciale all'interno tra i tre fori di regolazione in maniera molto semplice. Insomma, questo Club Sport Neomatic 39 Tabac le ha tutte. A mio avviso è appunto uno di quegli orologi che ha tutti gli elementi messi al posto giusto per essere un ottimo acquisto da considerare e da consigliare. È un orologio che non vedevo l'ora di provare al polso, che non appena ho scartato, come avete visto nell'unboxing, mi ha stregato, mi ha convinto, così come ero sicuro dopo aver visto foto e filmati, dal vivo ha confermato assolutamente le mie sensazioni. Senza considerare che nel catalogo Nomos ci sono tante altre valide alternative, e per chi volesse la perfezione del Club Sport potrebbe per esempio decidere di considerare il 37 mm con il suo bellissimo quadrante verde, credo di bellezza paragonabile a quello marrone, anche se ho una preferenza assoluta per il marrone, così da trovare l'alternativa perfetta a quello che potrebbe essere il tanto agognato e fantomatico in alcuni casi Everyday Watch. Naturalmente io ringrazio Nomos per avermi prestato questi orologi che torneranno a breve in manifattura, mio malgrado, ma ci ha quantomeno consentito di valutarli dal vivo e di raccontarveli in questi video. Ringrazio voi per essere arrivati fin qui e naturalmente però vorrei sapere, come al solito, il vostro parere nei commenti, così da parlarne assieme. Io vi saluto invece e vi do appuntamento ad una prossima puntata qui su TOC. Ciao!